Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo ottobre 2025. Lo facciamo tenendo conto di tutti i transiti planetari principali che mi sono scritti sull'agenda, transiti planetari principali che poi applicheremo nella lettura delle carte. Marte in Scorpione, 7 ottobre Mercurio Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario torna diretto, grande novità, Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado in Pesci, e sì, Plutone in Acquario l'ho detto 2 volte perché è un'indicazione degna di nota, cioè abbiamo tanto lavorato sulla trasformazione profonda e dopo mesi di revisione adesso è la strada sgombra verso il cambiamento. Quindi, ragazze mie, ragazzi, teniamo conto dei transiti principali che adesso andremo ad applicare sulla bellissima croce celtica che andiamo a fare come apertura, dove analizzeremo tutti gli ambiti della tua vita, tenendo conto dei transiti, cioè lavoro, economia, famiglia, amici, relazioni, psiche e salute, va bene? Poi dopo approfondiremo sull'amore, chi può incontrare questo mese, che energia ha l'amore per te, cosa desidera il tuo cuore, e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita che deve essere applicato ai 21 giorni che state già facendo, che trovate sotto all'info box, o semplicemente fare quel rituale per instradare la realizzazione dei tuoi obiettivi in questo mese. Va bene? Perché canalizza proprio l'energia planetaria, astrale, verso la realizzazione dei tuoi obiettivi. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Gemelli, ottobre 2025. Allora, prima carta, come entriamo nell'energia di ottobre? Qual è l'ostacolo o sfida principale? Le radici della situazione, cosa c'è sotto? Cosa è successo a settembre o nelle settimane passate? I primi 15 giorni del mese, dall'1 al 15, la seconda parte del mese, cosa accade? Il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato potenziale del mese. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Ottobre 2025, andiamo a vedere come entri nel mese. Vediamo come entriamo nel mese. Caspita, abbiamo la giustizia, che poi è proprio il mese di questa carta qui. Guarda, entri a ottobre con il bisogno che le cose siano giuste, cioè senti il bisogno che le cose siano giuste, che siano chiare, che siano ordinate. La giustizia mi dice che a ottobre tornerà ciò che hai seminato in qualche forma, è un po' la giustizia karmica, no? Torna ciò che hai seminato, quindi quello che hai seminato torna. È come se un invito per te a fare i conti con delle decisioni pratiche, bilanci emotivi, dei contratti, è un invito a fare i conti. Poi abbiamo Mercurio e Scorpione, no? Mercurio e Scorpione, sì, dal 7 fino al 30. Mercurio e Scorpione qua, con Mercurio e Scorpione, la giustizia si manifesta anche come verità sotterranee che emergono. Per esempio, delle parole che pesano, che possono riequilibrare, però anche giudizi da cui non sfuggire. Cioè potresti dover firmare, potresti dover decidere o rispondere a delle questioni che richiedono onestà. Cioè, l'immagine è questa, ti presenti in questo mese con la bilancia in mano, pronto a pesare i tuoi passi, no? Questa è una posizione di responsabilità, cioè la vita ti chiede equilibrio, non è un rimprovero, ti chiede equilibrio, va bene? Quindi questo è il mese in cui la vita ti chiede equilibrio,
d'accordo? Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale in questo mese. La lentezza, cavaliere di denari, la prudenza, la routine. Allora, il cavaliere di denari qua è costante, è metodico, forse anche un po' testardo, no? È come se per te questa energia del cavaliere di denari, sai che cos'è? Può diventare in questo mese resistenza al cambiamento. È come se fai resistenza al cambiamento, cioè hai davanti delle opportunità pratiche che richiedono tempo e investimento, va bene? Ci sono queste opportunità. Il rischio è che tu proceda troppo con cautela, oppure che aspetti che le cose maturino senza fare il salto. Alla luce di Marte e Mercurio Scorpione, io ti dico che potresti sentirti un po' diviso o divisa tra l'impulso di scavare a fondo, lo Scorpione, e la pigrizia prudente del Cavaliere di Denari. Cioè il messaggio è: la costanza è un valore, sì, ma non sacrificare il movimento necessario. Poi lo vediamo durante la stesa. Sì, vediamo un po' quali sono le radici della situazione. Qua abbiamo l'imperatore, alle radici c'è struttura, c'è autorità, c'è ordine. L'imperatore qua mi racconta di basi costruite con disciplina. Può essere delle responsabilità professionali che hai costruito con disciplina, la famiglia, oppure una parte di te che ha scelto di governare la vita con certe regole. Questa radice qua dell'imperatore spiega assolutamente la giustizia e il cavaliere di denari, Cioè dietro il tuo modo di essere c'è una ferrea idea di responsabilità, o tua o di figure esterne. Quando Plutone torna diretto in Acquario il 14, questa autorità può essere rimessa in discussione. Cioè, o tu assumi più potere, oppure qualcuno o qualcosa ti chiede il conto. Devi prendere il potere. È come, mi stanno parlando di situazioni che si devono riequilibrare sulla base di una struttura che vuoi creare o che già hai messo a punto nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare o tutti e due gli ambiti. Vediamo che è successo a settembre. Ah, qua abbiamo il 2 denari. Di settembre è come se fosse stato un po' il tempo del giocoliere, cioè hai bilanciato impegni, hai spostato risorse, forse sei stata un po' deviato tra il lavoro e la vita privata. Il 2 denari qua è mobilità, è adattamento, però è anche un segnale che non tutto si può tenere in aria per sempre, no? Più cose contemporaneamente, cioè hai fatto bene a essere flessibile. Però che succede? Scusa un attimo. Allora, ti dicevo, hai fatto bene a essere flessibile, no? Però ora il mese di ottobre, ricordati, la giustizia ti chiede una scelta. E poi con la luna piena in Ariete, questo, diciamo, giocoleria potrebbe venire un po' esposta, cioè o scegli o perdi l'equilibrio, va bene? Devi scegliere qua, perché l'imperatore qua mi dà una struttura, ce l'hai nel subconscio, vuoi struttura, è come se avessi seminato, qui raccogli i frutti di ciò che hai seminato, raccogli ciò che hai seminato, quello che hai seminato raccoglierai. E in base a ciò che raccoglierai, vuoi ordine, vuoi struttura. Comunque poi man mano che giro le carte ti dico meglio. Allora, i primi 15 giorni del mese, vediamo. E qua abbiamo il Cavaliere di Coppe. I primi 15 giorni del mese portano, vedo messaggi affettivi, vedo proposte emotive, degli inviti romantici. Qua il Cavaliere di Coppe è il corteggiatore idealista, no? Arriva con i fiori, con le parole, con delle proposte che toccano il cuore. Per te questo è un periodo favorevole agli incontri delicati, gli incontri delicati che parlano al cuore. L'unico appunto ti faccio: attenzione, Mercurio in Scorpione dal 7 può rendere le parole più intense e il Cavaliere di Coppe può suonare più serio, quasi profondo, non solo leggero come può essere un Cavaliere di Coppe, no? Quindi se c'è una persona che ti scrive o si avvicina, ascolta bene, perché quello che sembra romantico può essere anche un passaggio di trasformazione. Va bene? C'è un'emotività profonda. Poi salutatevi, stavo dicendo. Salvatevi e salutatevi. Salvatevi il video, tanto so che molti di voi lo fanno durante il mese, va bene, per riguardarlo. Vediamo la seconda parte del mese, dal 15 in poi, e qua abbiamo il 2 di spade,
come se dovessi prendere una decisione, però c'è mente e cuore in conflitto. C'è una volontà da parte tua di devi scegliere, però hai paura di scegliere per paura di ferire o di sbagliare. E allora questo è il momento in cui la giustizia che vedevamo qua ti chiede di pronunciarti in un senso o nell'altro, ma tu potresti un po' restare in bilico. Ti dico che la luna piena in Ariete tende a forzare le scelte, quindi aspettati un momento intorno a metà mese che ti chiede di togliere la benda e di vedere. E poi Nettuno retrogrado può confondere ulteriormente le sensazioni, quindi attenta all'illusione o attento all'illusione. Poi ti analizzo ambito a ambito, va bene? Vediamo qual è il tuo approccio. Qua abbiamo l'imperatrice. Il tuo modo di affrontare ottobre è bellissimo. Il tuo modo di affrontare ottobre è nutriente, creativo, accogliente. Anche se l'imperatore è radice, l'imperatrice è il tuo approccio, cioè desideri coltivare, desideri creare bellezza, prenderti cura delle relazioni, dei progetti. Cioè questa è la parte femminile tua che sa far fiorire. E poi abbiamo la Venere in bilancia, cioè questo atteggiamento trova un ottimo terreno fertile, cioè vuoi armonia e bellezza e questa qualità ti porta a mediare, ad attrarre risorse, affetti, è un ottimo atteggiamento. Vediamo le influenze esterne che avrai e qua abbiamo un bellissimo paggio di denari, gli altri vedo che ti portano offerte pratiche, vedo che ci sono delle opportunità di lavoro o di studio, e arrivano dei messaggi che riguardano proprio il concreto, perché il paggio di denari qua è l'annunciatore di proposte per progetti, per formazione o piccoli guadagni. Sono queste cose qui. Vediamo le tue speranze, le tue paure quali sono. Qua abbiamo il paggio di coppe, speri in un messaggio d'amore, in una dolcezza che arrivi quasi in attesa, però temi al tempo stesso la vulnerabilità che questo messaggio ti può portare. Il paggio di coppe in questa posizione rappresenta la speranza del cuore giovane, però anche la paura che quel moto affettivo venga rifiutato. Cioè, che succede in pratica qua? Desideri ricevere attenzione affettiva, però temi la delusione. Vediamo qual è il risultato potenziale di questo mese. Un po' di tensione ci sarà, 5 di spade. Potrebbe esserci qua un confronto con qualcuno, cioè ci può essere un confronto o una disputa con qualcuno qua. Cioè per te questa carta è un avvertimento, cioè la giustizia è la tua abilità comunicativa, no? La giustizia qua e la tua abilità comunicativa mi dicono che possono portarti a delle battaglie verbali a fine mese. La scelta del 2 di spade qua potrebbe degenerare in conflitto se non va gestita, se non viene gestita come l'imperatrice, va bene? Cioè ci possono essere delle cose che sfociano in dei conflitti. Abbiamo anche Mercurio in Scorpione, cioè le parole diventano delle armi potenti. Quindi ti dice questa carta, usale con saggezza le parole, perché il 5 di spade ti ricorda che a volte è meglio ritirarsi con dignità piuttosto che insistere su una vittoria che distrugge. Allora, ti analizzo, cioè, ti analizzo i vari ambiti, così siamo ancora più specifici e chiari, ok? Che è un mese importante qua per te. Imperatore e imperatrice mi dicono che dentro di te divino maschile e divino femminile hanno il potenziale per unirsi, no? E le sfide che vengono proposte in questo mese è rimettere ordine in delle cose che riguardano la sfera pratica della vita, anche relazionale, tutto. Allora, partiamo dal lavoro, economia e finanza. Scenario generale. Allora, qua c'è tensione tra prudenza e opportunità, perché il cavaliere di denari, che è l'ostacolo, ti indica un approccio lento e metodico che protegge, però a volte rallenta il guadagno. Ok. Il paggio di denari qua mostra dei piccoli annunci o delle proposte concrete. E la giustizia all'inizio segnala che potresti dover firmare dei contratti oppure regolare dei conti
o affrontare delle questioni legali fiscali. Cosa accade concretamente? Nella prima metà del mese il Cavaliere di Coppe qua porta delle offerte relazionali o delle proposte che possono avere una ricaduta economica se accettate. Dal 15 ottobre in poi, col 2 di spade qua, potresti esitare davanti a delle decisioni economiche importanti. Ricordando i transiti, abbiamo Mercurio e Marte in Scorpione dal 7, favoriscono la negoziazione, delle negoziazioni intense, no? L'unica cosa, attenzione alle contrattazioni aggressive. Poi abbiamo Plutone diretto in Acquario dal 14 che può ridefinire dei ruoli nella rete di lavoro. E la Luna nuova in Bilancia, il 21, il 21, no? Sì. È favorevole per iniziare delle collaborazioni e dei contratti bilanciati. C'è un solo rischio di firmare troppo in fretta, di cadere in dei conflitti, 5 di spade, che danneggiano la reputazione. Quindi il mese in quest'ambito, lavoro e finanza, ti chiede di passare dalla giocoleria, da faccio questo, faccio quest'altro, a delle scelte più ferme. Perché il rischio è che la prudenza diventi stallo, cioè devi prendere una posizione, ok? Ora, nell'ambito familiare. Ambito familiare. Allora, lo scenario generale è questo. L'imperatore nelle radici parla di responsabilità familiari e di bisogni e di ordine. Quindi potrebbero emergere delle questioni di eredità, questioni di ruoli, questioni di doveri e la giustizia segnala che alcune cose vanno regolate in famiglia. Cosa accade a livello concreto? Che ci possono essere dei momenti affettivi che possono creare tenerezza nei primi giorni e poi sul tardi possono emergere delle tensioni decisionali. Cioè la famiglia potrebbe chiederti chiarezza su delle scelte pratiche. Ora, i transiti Venere in Bilancia dal 14 ti facilita la mediazione e la luna piena in Ariete, che l'abbiamo il 7 ottobre, può portare a delle discussioni emotive che richiedono una presa di posizione. Quindi ci possono essere dei rischi tipo litigi che sfociano in parole dure in famiglia. Quindi l'energia ti invita qua a trasformare l'autorità di imperatore in cura, cioè governa con il cuore, l'imperatrice, ok? Ora, amicizie e reti sociali. Lo scenario generale qua per le amicizie, diciamo che qua è il 2 di denari qua, più il paggio di denari delle influenze esterne e la giustizia, suggeriscono che molte dinamiche sociali saranno di tipo pratico e di tipo collaborativo, cioè tu potrai sentirti, potrai essere invitato a dei gruppi, a dei progetti. Cosa accade? La luna in Ariete, il 7, rendono il mese ricco di incontri e la Venere in Bilancia favorisce gli accordi e anche le piacevolezze sociali, no? Sì. Possono esserci dei malintesi che sfociano in dei conflitti nelle situazioni sociali qua. Sì. Sì, lo vedo più sul piano pratico, le amicizie, le questioni pratiche. Allora, per quanto riguarda la salute e la psiche, ti dico che il continuo bilanciare e l'ansia di fare delle scelte potrebbero affaticare un po' la mente. La giustizia qua ti chiede equilibrio e l'imperatore radicato qua ti indica il bisogno di una routine salutare. Cosa accade? Che la prima metà del mese col Cavaliere di Coppe ti dà molta emozione e adrenalina. La seconda parte del mese c'è un po' di tensione mentale. La fine qua con il 5 di spade potrebbe un po' dare un po' di mal di testa, un po' di insonnia, no? Se però i conflitti non vengono sciolti. Marte in Scorpione potrebbe potenziare un po' di stress fisico e Nettuno retrogrado potrebbe aumentare la tua sensibilità e farti fare dei sogni molto intensi. Ci può essere un po' di tensione muscolare, questo è. Sì, ti dicono di proteggere il sonno.
Sì, proteggi il sonno. Voi che state facendo pratica i 21 giorni, state tranquille, ok? Io vi dico, quando voi fate le pratiche, i 21 giorni pedissequamente, con disciplina, quello che noi andiamo a leggere dalle carte sono gli stessi scenari che tu puoi vivere, ma sono superabili subito, ok? Dipende dal livello di consapevolezza spirituale che avete raggiunto aprendo i canali attraverso le pratiche. Allora, per quanto riguarda invece le relazioni e l'amore nel dettaglio lo vediamo dopo, ma intanto dalla prima stesa si evince che ci sono segnali qua di inviti d'amore, però anche molta indecisione qua, due di spade. Sì. La giustizia qua all'inizio ti dice che all'interno delle relazioni, dell'amore anche, la verità è fondamentale e la verità è molto richiesta. Per esempio, potresti ricevere dei gesti romantici all'inizio del mese, però a metà mese ti senti un po' il bisogno di scegliere. Che faccio? Sentirti un po' bloccata o bloccato. A fine mese qua ci può essere un conflitto verbale nelle relazioni e nell'amore. Venere in bilancia e la luna nuova sono ottime per seminare delle relazioni e per rinegoziare i ruoli, chi siamo, come stiamo, chi siamo in tutte le relazioni. Mercurio e Marte in Scorpione renderanno le conversazioni d'amore molto profonde, anche taglienti a volte. E la luna piena in Ariete porterà dei chiarimenti e una svolta. Sì. Cioè, fondamentalmente, qual è la narrativa qua sull'amore e sulle relazioni? L'amore chiede accordo, perché potresti avere veramente qualcosa che dura, ma chiede accordo, la giustizia qui. Quindi quello che vedo è che per te questo è un mese di bilanci e di scelte. Entri con la giustizia, la vita ti invita a fare ordine, a pesare, a decidere. Alle radici c'è l'imperatore, cioè questo lo puoi fare perché hai già basi solide. Forse ci sono delle responsabilità che ti tengono in carreggiata, questo è il senso. La traccia che ha lasciato settembre con il 2 di denari dice che sei stato in equilibrio instabile, no? Sei stata capace o capace, ma un po' al limite sempre. E i primi 15 giorni del mese portano dolcezza e offerte, quindi ti dice ascolta i messaggi del cuore. Ma la seconda metà ti mette davanti al dilemma, 2 di spade, devo scegliere, non posso continuare a rimandare. L'ostacolo è la prudenza metodica del Cavaliere di Denari, avere molta prudenza, cioè la costanza è buona, però non è buona se paralizza il passo coraggioso, ti viene chiesto di fare un passo coraggioso e di prendere delle scelte. E le influenze pratiche, qua il Paggio di Denari, ti portano delle opportunità concrete. Qua vedo del lavoro, della formazione, delle piccole proposte, studi o delle proposte che sono ben aspettate. Qua le tue speranze sono molto tenere col Paggio di Coppe, ma la chiusura del mese con il 5 di Spade ti avverte, cioè potresti cadere in dei conflitti verbali oppure in degli esiti non proprio come lo vuoi tu, se non gestisci la parola e la scelta con saggezza. Quindi, ottobre ti chiede di trasformare il giocoliere in architetto. Non lasciare che la paura della chiusura o la paura della lentezza ti impedisca di costruire la bellezza che il tuo cuore sogna. Paggio di coppe. Va bene? Ok. Detto questo, ragazze e mie ragazze, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere, mettiamo inizialmente 5 carte. Allora, per i gemelli, prima carta, cosa desidera veramente il tuo cuore in questo mese? Cioè la chiamata interiore, no? Qual è la forza che vuoi incarnare in amore in questo mese? Poi, seconda carta, cosa blocca in amore? Quali sono le ombre, le paure, le ferite, i condizionamenti che limitano o confondono il cammino affettivo? Terza carta, l'alleato invisibile. Qual è il dono interiore che ti sostiene? La forza spirituale che ti sostiene in amore in questo mese?
quarta carta, cosa nasce in ottobre? Vediamo gli incontri che ci saranno, o il tipo di incontro. Vediamo che carta esce. Cosa nasce in ottobre? Quinta carta, dove porta la danza dell'amore, l'esito finale, il destino affettivo per te del mese, il destino amoroso. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa succede in amore per te a ottobre? Allora, andiamo a vedere prima di tutto la prima carta, cosa desidera il tuo cuore veramente a ottobre? E qua abbiamo il giudizio. Il tuo desiderio è profondo, è chiaro, cioè il tuo cuore vuole verità, vuole risveglio, vuole una seconda possibilità autentica. Non stiamo parlando qua di ritorno per nostalgia, ma stiamo pensando di essere, stiamo parlando di essere chiamati a una versione più vera di una relazione. Cioè riconoscere ciò che è stato sbagliato, fare ammenda, trasformare il passato in lezione e rinascita. Cioè come se tu cercassi dei segnali che confermino che l'altra parte ha imparato. Cioè vuoi un rapporto che nasca dalla responsabilità e dalla coscienza. E con i transiti Mercurio-Scorpione questo favorisce delle confessioni e degli svelamenti. E poi la luna piena in Ariete può portare qua un momento di chiamata, cioè un chiarimento rapido che chiede risposta. Con il collegamento alla croce celtica, la giustizia iniziale qua e il giudizio sono coerenti, cioè il tema qua è rendere conto e ricevere chiaro riscontro emotivo. Ok, andiamo a vedere cosa blocca in amore. Il mondo, la paura della fine, la paura del compimento, dentro o fuori. Allora, il mondo è la carta del ciclo completato, qua appare come una resistenza, cioè chiudere una storia, mettere un sigillo, oppure impegnarsi stabilmente, deve essere presa questa decisione. Allora, tutte le possibilità che ti ho detto, o chiudere una storia, devi prendere una decisione, rinascita totale nell'amore, un amore vero autentico, vedere se l'altro ha capito, se non ha capito, basta, chiudere. Però non è soltanto questo, se non ha capito iniziare un nuovo passo. Qual è il senso? È che o chiudere una storia, o mettere un sigillo, oppure impegnarsi stabilmente. Tutte queste possibilità tu le potresti percepire come una perdita di possibilità, cioè se mi impegno poi perdo quello che potrebbe essere con un'altra relazione, oppure se chiudo magari non sto facendo bene, magari posso ancora cercare una soluzione a questa relazione. È una chiusura, è il fisico, è il fine compimento che è il blocco. Cosa significa ancora di più nello specifico? Che potresti trattenerti perché se tu ti impegni in una relazione, questo potrebbe implicare perdere delle altre opzioni oppure perdere la tua leggerezza. Cioè, questo è il blocco un po'. Con i transiti di Plutone che torna diretto il 14, questo può rafforzare dei compimenti che tu preferisci evitare. Cioè Plutone ti spinge. E la Venere in bilancia ti spinge però anche a cercare equilibrio al tempo stesso. Ok? Il Cavaliere di Denari qua con il collegamento come ostacolo pratico e l'imperatore alle radici spiegano perché temi la stabilità, cioè hai tu basi strutturate, ma temi che il compimento trasformi la tua libertà, cioè molti di voi stanno bene da soli, ok? Potrebbe essere trasformata potrebbe esserci delle modifiche se ti impegni, perché qua ci sono le possibilità di relazioni, non so quanti di voi stanno già insieme a qualcuno. Vediamo chi hai dalla tua parte, qual è la forza nascosta che hai dalla tua parte? La morte. Questo è un alleato potentissimo, la morte. E la morte è intesa come trasformazione necessaria. Questo è un dono per te, cioè la capacità di lasciare andare ciò che non serve più, ce l'hai dentro già, per fare posto a qualcosa di nuovo e più autentico. Allora, come si manifesta questa forza interiore tua? Accoglierai la fine come passaggio, non come fallimento. Dentro di te c'è già la capacità di morire simbolicamente e di rinascere.
con i transiti Marte e Mercurio in Scorpione e il ritorno di Plutone, qua sostengono dei processi di trasformazione molto profondi. La morte è proprio il mentore del cambio, ok? La morte qua ti spinge all'attraversata, proprio, all'attraversata verso la liberazione reale. Allora, con questo scenario, vediamo quali sono l'energia degli incontri di ottobre. Ah, 4 di coppe, non ti accontenti più qua. Bello, bello, perché devi mettere... appunto. Non ti accontenti più. Qua ci sono delle offerte che ti arrivano, ma però ti potrebbero apparire offerte tiepide, oppure non subito attraenti. Quindi c'è un clima di riflessione, di valutazione. Potrebbero presentarsi qua delle persone con delle proposte emotive o romantiche, però tu, oppure l'ambiente, potete sentirvi distanti o poco interessati all'inizio. Cosa succede concretamente? Qua vedo che arrivano inviti, arrivano messaggi. A volte ignorerai questi messaggi perché stai ancora processando la trasformazione, la morte. Oppure sei in attesa del segno giusto, il giudizio. Quindi le energie qua sono un mix di noia apparente più necessità di scegliere, cioè c'è l'offerta, però va collegata alla trasformazione interiore che stai vivendo per diventare qualcos'altro. E qua i transiti, per esempio, Nettuno retrogrado ti invita a rileggere eventuali disillusioni, no? Cioè qualcosa che prima ti pareva senza valore potrebbe invece rivelarsi più profondo dopo una chiarificazione. E la luna piena in Ariete potrà svegliare in te il senso di apatia che hai, cioè ti fa sentire più viva o più vivo e spingerti a valutare veramente, no? Una nota sola ti voglio dire, il 4 di coppe non esclude degli incontri significativi. Spesso indica per esempio l'incontro che prima ti sembrava insufficiente, ma che se osservato con onestà, ricordiamo la bilancia, la giustizia, nasconde invece delle possibilità reali. Ok, dove portano gli incontri e tutto questo? Bellissimo, la stella. Allora, ottobre qua io vedo una nuova fiducia verso il futuro affettivo e verso l'amore. La stella è la rinascita, dopo la trasformazione e la rielaborazione, l'esito dell'amore per te a ottobre è la fiducia rinnovata e la chiarezza spirituale. Cioè cosa significa? Anche se inizio mese puoi avere delle offerte fredde, ecco le offerte vedono anche qui, oppure che non ti convincono, anche se il mondo ti blocca, la stella col giudizio e la morte ti indica che passando per la verità e la fine necessaria di alcune dinamiche, tu arrivi a un orizzonte di fede, di speranza, di rigenerazione emotiva. Complice anche i transiti di Venere in bilancia, la luna nuova del 21, sono ottime per seminare un nuovo rapporto basato sul rispetto e sulla luce. E Nettuno dal 23 ti aiuta a sciogliere le illusioni residue, lasciando una fede più matura. Ok? Quindi quello che vedo è che qua il collegamento anche con la croce celtica, giudizio e giustizia dicono la stessa cosa, cioè ottobre chiede chiarezza, rendicontazione affettiva. Il cavaliere di denari, l'ostacolo pratico della croce celtica, riflette la tua esitazione realistica e il mondo come blocco nell'amore è la controparte emotiva, cioè temi il compimento, temi che si compia qualcosa, in un senso o nell'altro. Cioè, mi impegno o mi lascio, cioè lo temi entrambi. La morte però come alleato è coerente con il bisogno tuo di trasformazione qua, nel senso devi chiudere per poter passare. E il 4 di coppe qua descrive gli incontri un po' come questo due di denari, no? L'oscillazione, il cavaliere di coppe, cioè c'è movimento emotivo, ma è filtrato da scelta e bilanciamento. C'è movimento, ma devo scegliere, devo bilanciare un po'. Però la stella finale qua porta un orizzonte positivo, che può assolutamente sovrascrivere qua il rischio descritto dal 5 di spade. Cioè, se scegli la trasformazione consapevole, qua vedo un futuro glorioso e luminoso. Quindi, cosa devi sapere a livello concreto? Adesso analizziamo un po' la persona che ti viene incontro. Se vuoi che un incontro diventi reale,
non rigettare automaticamente le offerte che ti vengono proposte. Cioè valuta in profondità e valuta anche le persone più profonde, che ti dà l'aiuto anche Marte e Scorpione in questo. Non valutare solo le scintille che puoi vedere, no? Valuta la profondità. Poi la trasformazione qua è necessaria, cioè qualcuno o qualcosa potrebbe terminare per lasciare spazio a ciò che è autentico. Un'altra cosa, le parole conteranno molto a ottobre, perché la verità può risvegliare o guarire e Mercurio e Scorpione ti obbliga a parlare chiaro. Ok? Ok, vediamo un po' chi è questa persona o chi è l'altro fuori da te che arriva nella tua vita in questo mese, al di là se lo conosci o meno. Quindi sul 4 di coppe, com'è la persona, anzi lasciamola così, chi è la persona che ti viene incontro in questo mese? Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? La temperanza ha un'ottima energia, anche di calma, di pazienza, il 3 denari, la voglia di cooperare a poco, assolutamente di darti tanto amore con la pazienza e con la costanza. Allora, è una persona che vuole darti tanto amore con pazienza e costanza. La temperanza, il 3 denari e l'asso di coppe. Con la pazienza questa persona ti mostrerà come si costruisce a poco. Si costruisce a poco e questo risveglierà in te un grande amore. Cioè, o il rinnovo di una relazione, dove le cose si costruiscono a poco, con calma, con pazienza, con temperanza, oppure un amore nuovo che te ne accorgi col tempo, te l'ho detto, non lo vedi subito. Va bene? Guarda, questa persona è una persona che arriva con molta calma, con molto equilibrio, cioè ha il desiderio proprio di armonizzare le cose, non vuole forzare, non è un impeto, no, è un'energia molto bella della temperanza. Vuole costruire insieme a te, collaborare, mettere basi pratiche e condivise, il suo cuore è aperto qua. La sua emozione è vera e sincera, cioè c'è un sentimento nuovo e fresco pronto a sbocciare. Quindi questa persona, ricapitolando, porta pace, cooperazione, amore genuino nella tua vita. Non entra con urgenza, però entra con delle intenzioni limpide e concrete. Va bene? Se sei single, questa è un'occasione vera, ragazze e miei ragazzi, cioè è una persona che porta equilibrio e una nuova apertura emotiva. Non è un fuoco di paglia, ma è possibilità di costruzione reale. Se invece hai qualcuno nel cuore, questa persona può essere... Il video sull'anima gemella ve lo siete viste, ragazze mie, perché guardatevi quel video, ditemi se non ha attinenza a questo. Allora, questa persona si avvicina a te con più energia matura. O torna, giudizio, ok? O torna con energia più matura, voglia di collaborare, il sentimento si riaccende e potresti finalmente vedere un'apertura sincera. Se sei già in coppia, qui c'è un'energia che parla di riconciliazione e rinnovamento. Vedo che si ritrova equilibrio, temperanza, si lavora insieme, si coopera insieme, 3 denari e si riconosce o si riscopre l'amore. Quindi questo ottobre sarà un ottimo momento per ravvivare e guarire il rapporto. Vediamo cosa dicono i miei potenti oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Voglio fare l'amore con te. Qua c'è una persona che ha necessità di stringerti, di stare insieme, di condividere sul profilo erotico la sua spiritualità. Tu sei mia, è una persona anche gelosa di te, o tu sei mio, una persona anche gelosa di te. Non ci posso credere, l'ho appena detto, sono geloso di te. C'è una persona gelosa di te, qua. Io sai che ti dico, allora, qua c'è una persona gelosa di te. Tu hai necessità di ridefinire i rapporti, giustizia, giudizio, mondo, ok?
Potrebbero esserci dei litigi qua a fine mese o ridefinire i ruoli e le cose per andare incontro a quello che tu vuoi veramente. E andiamo a vedere qual è la pratica per andare incontro a ciò che tu vuoi veramente in tutti gli ambiti. Vediamo le carte del drago immaginale cosa ci dicono per te. Saturno, Saturno. Saturno è una carta potentissima che mi parla anche qui del tempo, che esiste e non esiste. Te la leggo perché è bellissima, eh? Allora, 29. Eccola qua. Sono pura rigenerazione, rappresento la ciclicità del tempo, l'eterno ritorno. I tempi della vita sono ricorrenti, il cambiamento è un fatto di accostamenti e sintonie. Perciò io segnalo l'importanza delle miscele, dei miscugli, delle alleanze, delle opposizioni. Ciò che un individuo è da bambino è ciò che sarà per sempre. Solo in modo progressivamente più evidente, più maturo, finché inizierà a tramontare. Quali aspetti di sé potrà manifestare, quali dovrà reprimere e penalizzare, dipende dagli accostamenti, dipende dalle condizioni che lo circonderanno, dalle sue alleanze e opposizioni. Ma egli rimarrà sempre lo stesso. Il cambiamento è un fatto di miscele, non di sostanza, cioè noi quando cresciamo mica cambiamo, cioè un seme di quercia non può diventare che una quercia, un seme di limone non può che diventare un albero di limone. Noi diciamo cambiamo, non è che cambi, rimani sempre lo stesso ma in modi sempre più evidenti. Non puoi cambiare, nessuno può cambiare. Non puoi diventare un albero di quercia se sei un albero di limone e viceversa. Ok. Infatti dice la sostanza non è mutabile. Io veglio sulla conservazione dell'essenza, cioè Saturno ti dice in questo mese veglia su di te per la conservazione della tua essenza, creando l'ambiente migliore per poter far sbocciare quell'essenza. Infatti poi dice, per mio tramite che una ghianda non può che dare una quercia e un seme di girasole non può che fare un fiore, io sono la forza per la quale ogni cosa torna incessantemente a se stessa. Non aspettarti mai di essere altro rispetto a ciò che sei. Lotta invece per affermare il tuo seme, plasmando intorno a te il mondo affinché sia il più adatto possibile alla tua crescita. Tu non puoi cambiare la tua essenza, ma puoi trasformare l'ambiente perché sia più favorevole possibile alla tua fioritura. Far trionfare il tuo seme significa far valere le tue idee e affermare le tue attitudini e le tue passioni. Adesso ti do il rituale della buona riuscita che è bellissimo. Prima di tutto il responso del drago. Cosa ti dice questa carta in questo mese? Ti trovi in una situazione in cui devi fare assoluta fede sulla tua natura, in ciò che sei veramente. Anche se la tua mente non può conoscere la tua essenza, devi comunque avere fede nella tua natura. Non devi tentare di cambiare ciò che sei, ma devi darti da fare per trasformare le circostanze al fine di creare un ambiente e un mondo adatto alla fioritura del tuo seme. Se la tua mente non può conoscere il tuo seme, se tu non puoi sapere chi sei, fidati soltanto delle tue passioni e delle tue attitudini, perché sono quelle che ti dicono chi sei e ti permettono di trasformare il tuo ambiente sulla base di quelle passioni. Se per esempio ami la spiritualità e provi piacere nello scrivere poesie o nel praticare la meditazione, ma ti accorgi che con ciò non riesci a guadagnare abbastanza, adoperati per rendere l'ambiente che ti circonda più sensibile all'arte, meno materialista e più mistico, ok? Se nel sistema economico attuale non trovi terreno fertile per il tuo seme, devi cercare di cambiare il sistema. Mantenendo un'incondizionata fede nella tua natura, puoi ribaltare l'economia. È meglio che trascorrere la vita nel rifiuto di te stesso o nel tentativo di essere diverso da ciò che sei per farti andare bene un mondo predatorio. Se ami la natura, datti da fare affinché vi siano meno speculazioni edilizie, meno case vuote, meno macchine, meno produzione di oggetti inutili, più alberi e più territori vergini. Ciò che tu sei può fiorire solo in un ambiente propizio.
Quindi adoperati affinché il mondo che ti circonda in questo mese sia lo specchio delle tue passioni e sia un luogo in cui tu hai piacere di esistere. Non scendere per nessuna ragione a compromessi con il mondo. L'anima non accetta il compromesso. Se tenti di cambiare la tua natura per adeguarti al mondo, rischierai di perdere la tua anima. Quindi combatti perché il tuo essere possa fiorire. Fallo per te, per i tuoi figli, per i tuoi avi. Non permettere che un ambiente contaminato inaridisca il tuo seme, cioè la tua essenza. Allora adesso ti do il rituale per la buona riuscita. Fondamentalmente questo è il mese in cui devi adattare l'ambiente alla tua essenza, ovunque vivi. Ok. Siediti dinanzi alla fiamma di un camino, oppure di una candela, oppure di un braciere. Assumi una postura adatta alla meditazione, con la colonna vertebrale retta. Evoca nella fiamma l'immagine dei tuoi avi più cari e mentalmente ripeti questa formula psichica. Prometto che tutto quello che non è stato fatto e che deve essere fatto, farò. Allora, tu sei nato con la tua essenza. Devi fare quello per cui sei nata o nato. Allora con questa pratica la fai ogni giorno. È facilissima e semplicissima, basta 1 minuto, anche 5 minuti. Prometto che tutto quello che non è stato fatto e che deve essere fatto farò. Evocando nella fiamma l'immagine dei tuoi avi più cari, anche se non li conosci, madre, padre, nonni, l'immagine che ti arriva nella mente è quella giusta, anche se non li hai mai conosciuti. Prometto che quello che deve essere fatto, prometto che tutto quello che non è stato fatto e che deve essere fatto, farò. E tu vai, una bomba. Ok? Wow, ragazze mie e ragazzi, è stata una lettura stupenda, potentissima e bellissima. Detto questo, ti abbraccio forte, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!